Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo il primo piatto che ho pensato per il cenone dell'ultimo dell'anno. Ho pensato di rivisitare un classico, ok, che è il cotechino col purè e farne un primo. Quindi farò dei tortelli ripieni di cotechino conditi con una salsa di patate. È veramente interessante, faremo un impasto, faremo i ravioli e li cuoceremo. Credetemi, veramente molto interessante, il risultato è particolare. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, di mettere like al video e di riempirmi la pagina di commenti, se ne avete voglia di farmi un po' di pubblicità. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci allora alla preparazione del nostro primo piatto. Ho pensato di rivisitare un classico, una ricetta classica, di ribaltarla. Di solito il classico secondo piatto è il cotechino col purè. In questo caso noi facciamo un primo, dei tortelli ripieni di cotechino conditi con una crema di patate. Vedremo piano piano tutti i passaggi, non è così complicato come può sembrare. Allora cominciamo dalla pasta. Qui ho 3 etti di farina zero e 3 etti di farina di semola rimacinata, questa qui più gialla. Le mescolo un attimino insieme, dopodiché le stendo sulla spianatoia. Io uso sempre un po' di farina di semola rimacinata quando faccio la pasta, perché gli dà un po' di quella ruvidezza e un po' di quel corpo che fa sì che non si distrugga in cottura, cosa che spesso purtroppo avviene invece con le farine di grano tenero, specialmente con la 00. Quindi io, per assicurarmi che il tortello o il raviolo, quello che faremo, ci rimanga bello intero, uso sempre la farina di semola rimacinata e almeno una farina 0. Ok, una volta che sono ben amalgamate, ok, facciamo il famoso vulcano. In cosa consiste il vulcano? Facciamo un monte, facciamo nel mezzo un buchino nel quale andremo a rompere le uova. Allora, il rapporto è un etto di farina, un uovo, una persona. Questo è il rapporto che dovete calcolare. Quindi se lo fate per 4 persone, in genere si fa 400 grammi di farina, 4 uova. Io ne faccio un pochino di più perché facendo i tortelli che sono ripieni mi servirà un pochino più di impasto, quindi voglio essere sicuro che non mi manchi. Eventualmente quello che avanza si fa delle tagliatelline, dei tagliolini, quello è un impasto di pasta fresca. Allora andiamo a rompere le uova. Allora io inizio con metà delle uova, perché è la pasta alla fine che ci chiederà quanto liquido, in questo caso quante uova aggiungere. Ci metto un pochino di sale, perché andremo piano piano ad incorporare farina dai bordi. Si rompono un attimo le uova, in questo modo si comincia a mettere la farina prendendola dai bordi. Ci vuole un po' di pazienza, ma non è così lungo come possa sembrare. Ok, vedete, adesso ho incorporato meno della metà della farina e già ho un impasto abbastanza sodo, quindi vado ad aggiungerci anche le altre uova. Io prendo sempre le uova grandi o grandissime e mi regolo sempre su quelle. Vi conviene fare la stessa cosa, eventualmente trovate quelle piccole o quelle medie, semmai mettete un uovo in più ogni 4 circa. Ok, comunque lo vedete strada facendo. E ora continuiamo questo lavorino. Vedrete, dopo pochi passaggi, vedrete che l'uovo verrà quasi assorbito completamente, quindi non ci sarà più la parte liquida. Questa prima parte, qualora non aveste una spianatoia sufficientemente grande, la potete fare in una grande bowl. Fate uguale, il buco al centro e cominciate dai bordi a raccattare la farina ed inglobarla all'uovo. Poi una volta che arrivate a questo punto qui, comunque un minimo su una spianatoia va comunque trasferito, perché la pasta fresca
deve sentire il legno che gli dà la parte della porosità, quella che poi dopo è buona perché aiuta a raccogliere il sugo. Adesso c'è da sporcarsi le mani. Piano piano raccattiamo tutta la farina che ancora non è stata inglobata e avrete all'inizio un composto morbidissimo che si distrugge così, si straccia, si dice, ok? Quando non si straccerà più e sarà tutto dello stesso colore, vorrà dire che avremo fatto un buon lavoro, che saremo praticamente arrivati a fine. Allora adesso continuiamo a raccattare tutto. Allora aiutiamoci con questo, cerchiamo di levare tutto quello che potrebbe essere rimasto attaccato sul fondo e lo inglobiamo. Allora adesso va un po' strapazzata la pasta, deve sentire il calore delle mani, il calore del tagliere e deve essere un po' stracciata così, un po' strapazzata, in maniera tale che poi dopo quando si ricompone formi tutta la sua maglia glutimica. Allora il movimento da fare è questo, con la mano così di polso, così si prende e si straccia, si prende e si straccia, nel frattempo si gira un po' intorno, in questa maniera qua, così. Lo vedete proprio che si distrugge come la mollica del pane cotto praticamente quando la lavorate. All'inizio deve essere così, vedete è ancora molto, molto appiccicosa, quindi bisogna ancora lavorarla un po'. E rifacciamo questa strapazzatura qui, così. Dopodiché uniamo anche l'altra mano e iniziamo a lavorarla così, in questo modo, sempre con i palmi. Non dovete pigiare con le braccia, dovete pigiare con il busto. Quindi il movimento è questo, in avanti, così. Ok, questo è il movimento da fargli fare alla pasta. E questo lo lavoriamo per almeno 5-8 minuti. Poi lo dovete sentire voi, quando non appiccica più così, vuol dire che è pronta, la possiamo mettere a riposare. Quindi ci vediamo tra qualche minuto. Ok, io direi che ci si possa essere. Quando l'impasto sarà fatto dovrà avere questa elasticità qui, premendo leggermente col dito lui dovrà tornare su. Ok, a questo punto vuol dire che sarà pronto, deve essere caldo e non appiccicoso. Quindi lo mettiamo in una bowl o quello che volete, di plastica o di vetro, coperto bene con la pellicola e lontano da fonti di calore per almeno una mezz'oretta. Nel frattempo facciamo il ripieno e la salsa per i tortelli. Eccoci allora al condimento e al ripieno dei nostri tortelli. Per il condimento useremo delle patate che io qui ho già lessato, un pochino di latte, uno spicchio d'aglio, noce moscata, sale e forse un pochino d'olio, ma di solito non serve. Iniziamo a pulire l'aglio, ci metto proprio uno spicchiettino, un'idea di aglio, perché poi tanto il cotechino è molto saporito, quindi il condimento diciamo serve solo da accompagnamento. Allora, come sempre io lo privo dell'anima, ok, poi recupero una padella e ci metto l'aglio che trito nel tritaglio. In questa maniera diventa una poltiglia, così diciamo nella cremina di patate che faremo sarà tutto ben amalgamato. Ok, questo è lo spicchettino d'aglio. Stessa cosa la facciamo con questo un po' più grande con le patate. Eccoci, allora le patate sono state tutte tritate e messe nella padella. Ci metto un pochino di sale, io le ho cotte senza sale, quindi adesso il sale ci va. Poi ci mettiamo un po' di pepe. Ovviamente adesso ci comportiamo come se dovessimo fare un purè, un po' più liquido lo facciamo, parecchio più liquido, quindi ci mettiamo un po' di latte e poi semmai aggiungiamo dell'acqua, del brodo se ce l'avete. Ok, ci si mette un po' di noce moscata. Ok, dopodiché ci mettiamo già anche il latte. Vedrete che il latte verrà tutto assorbito già dalle patate, quindi mi preparo già un pochino d'acqua e un po' la metto anche. Ok, questa la sposto sul fuoco, la metto piano, appena inizia a prendere un po' calore si copre e si lascia
lascia andare. Come detto, le patate stanno andando piano piano sul fornello. Adesso pensiamo al ripieno. Allora asciugo e pulisco un attimo la stessa bowl delle patate, così da risparmiare una cosa da lavare dopo. Allora, praticamente questi sono già belli saporiti, sono già conditi. Gli do una leggera aggiustatina. Prendo sempre uno spicchio d'aglio, ne uso metà e basta in questo caso. Ci leviamo qui la parte finale e l'anima, come ormai facciamo sempre. Poi con lo schiacciaglio gli diamo una schiacciatina. Ovviamente questo è opzionale, potete prendere semplicemente il cotechino e tritarlo un po' così che venga più pastoso da rimettere nei tortelli, così viene un pochino più sfizioso. È comunque un giorno di festa, quindi cerchiamo di dare un pochino più, un qualcosa in più. Ok, e questo è fatto. Allora appoggiamo da una parte l'aglio, puliamo i cotechini. Allora, questi li ho cotti ieri sera e li ho messi in frigorifero semplicemente. Adesso vedete tutti i grassi si sono fermati, anzi sono usciti, e prima ho ripulito il piatto. In questa maniera le abbiamo dato una piccola sgrassatina. È il trucco che viene utilizzato per sgrassare il brodo. Di solito si fa freddare in superficie, i grassi galleggiano perché sono più leggeri dell'acqua e vengano recuperati una volta quasi sodi per via del freddo. Stessa cosa ho fatto con il cotechino. Secondo me è un passaggio che vi consiglio di fare. Vedete, anche questo si è proprio attaccato. Questo qui è tutta la parte del grasso che lui ha rilasciato e noi leviamo e gettiamo insieme alla sua pelle. Ecco fatto. Allora, ora gli diamo una stritazzatina. Vedete, sono leggermente più sodi perché sono freddi. Ok, a questo punto lo tagliamo come se fossero delle cipolle e ne approfitto per assaggiarle per sentire di sale. Allora io lo trito così, nessuno mi vieta di utilizzare il mixer. Lo fate a pezzettini, lo buttate nel mixer e lo frullate. Allora, una volta tagliato e tritato, diciamo così, tutto il cotechino, io ci metto un pochino di buccia di lime o limone, va bene lo stesso. A me piace il lime, quindi ci metto sempre il lime, però lo voglio tritare qui sul tagliere e poi tritazzare un po' col coltello perché proprio non rimanga, se non quasi semplicemente, l'aroma. E lo stritazzino un po', anche questo ovviamente è opzionale, io vi faccio vedere come lo faccio io. Questo qui ho del formaggio cremoso, quello fresco, poco, un centinaio di grammi circa, scarsi, e andiamo a cercare di amalgamare un po' il tutto. Potete usare anche della ricotta fresca o della robiola, che ci sta benissimo. Anche questo ha una punta d'acidità e ho scelto questo qui per questo motivo qua, però se avete la ricotta fresca, magari una ricotta un po' più strutturata, ne so, una ricotta di bufala. Allora, qui ho dei pomodori secchi che fa la mia mamma e quindi ci metto un paio di cucchiai di olio dei pomodori, che è veramente molto saporito, molto profumato, perché poi questi pomodori li taglierò a striscioline, insomma li stritazzerò un po' per metterli sopra alla crema di patate, e quindi un richiamino dentro senza metterci i pomodori ma soltanto l'olio io ce lo metto. Ovviamente questi sono fatti in casa, quindi fatto con l'olio d'oliva, non trattato, non esausto e niente, e mi fido di quelli comprati in commercio. Ecco, non lo so, valutate voi semmai. Allora adesso abbiamo una scusa per assaggiare, per sentire di sale, di pepe, si dice così, no? Buonissimo. Allora ci metto un altro paio di cucchiai di questo, cucchiaini, via. Perfetto. Allora questo è pronto, lo mettiamo da parte
pomodori come li lavoriamo? In questa maniera: si prende una forchettina, si tirano su, si sgocciolano un po' e poi li tagliamo in maniera veramente molto fine. Ok, allora come abbiamo fatto prima per il cotechino, io faccio la stessa cosa adesso con i pomodori. Questo lo potete anche mettere in tavola con un cucchiaino e ognuno poi dopo se lo mette nel piatto, perché questa preparazione l'ho pensata anche da non dover gestire, che ne so, 1 chilo e mezzo di pasta da dover saltare eccetera. Questa qui, una volta conditi cotti i tortelli, li mettete nei piatti e poi li condite praticamente a freddo senza doverli mantecare. Quindi secondo me questa potrebbe essere anche l'idea per metterli in tavola e ognuno poi dopo, se lo vuole, se lo serve. Ci rimetto un pochino d'olio, il loro olio sopra, perfetto, e questi li lasciamo a temperatura ambiente e siamo a posto. E questo è diciamo la rifinitura finale. A questo punto metto un attimo a posto e cominciamo a stendere la pasta. Dunque è passata più di mezz'ora, la pasta ha ben riposato. Mi sono preparato qui la macchina per tirare la pasta. Se non ce l'avete in casa potete usare semplicemente il mattarello. Fate le stesse operazioni che si fanno con questa, con il mattarello. Okay, la cosa comoda di questa è che faremo le pieghe e poi piano piano la passeremo lì e farà lei, diciamo, la fatica, però la stessa cosa si può fare con il mattarello. Allora, questo è l'impasto. Metto un po' di semola sulla spianatoia. Metto la semola perché non rimane attaccata all'impasto, serve solo perché lui non si attacchi. Ecco fatto, questo è il nostro impasto. Allora, come vedete adesso è ancora più elastico di prima. Quindi come ci comportiamo adesso? Prendiamo dei piccoli pezzettini, così, cominciamo con uno e questo lo rimettiamo qui sotto, così che non venga aggredito tanto dall'ossigeno. Questo semplicemente lo schiacciamo un po' e lo passiamo iniziando dallo spessore più alto, quello più largo. Una volta fatta la prima striscia la pieghiamo così e la ripassiamo ancora sempre con quello più largo. Questo gli darà forza all'impasto, un po' come le pieghe che abbiamo fatto quando si è fatto il pane, no? Vi rimetto qui il link, è la stessa cosa. Adesso lo pieghiamo in due e lo facciamo ripassare sempre quello più largo. Ok, lo ripasso un'altra volta e lo rimetto dentro. Questa operazione, la prima piegatura la facciamo, diciamo, 3-4 volte. Quando vediamo che l'impasto è così bello elastico, che si lavora bene, cominciamo, magari saltando qualche buco, ad appiattirlo un po'. Vedete com'è bello elastico, lui se lo porta dietro, non si rompe. Ok, ovviamente adesso le pieghe non servono più, quindi andiamo semplicemente a ridurre lo spessore. Ok, allora circa a metà mi si è staccato perché il peso di dietro era maggiore di quello davanti. Non è un problema ovviamente, perché tanto non la possiamo fare lunga così, quindi la taglio di già e la metto qui. Ok, procediamo con un secondo pezzo. Adesso facciamo un'operazione di questo tipo. Levo un attimo la pasta, poi dopo finisco di fare gli altri. Ok, la mettiamo un attimo da una parte. A questo punto, allora, mettiamo qui un foglio di pasta. Vi preparate un ciotolino con dell'acqua fresca pulita e poi ci occorrerà una forchetta, che però è questa, e qualcosa per tagliare la pasta. Io uso questa perché
non incide il tagliere e si taglia bene senza sbranare la pasta. Va bene un coltello liscio, o se avete quello per tagliare i tortelli tutto zigrinato, che così ci evita di fare l'operazione che faremo con la forchetta. Ma ora andiamo di pari passo. Allora, praticamente cosa facciamo? Prendiamo un po' di composto, io sono un cucchiaio, ok, e lo mettiamo, diciamo, nel centro, così. Dopodiché ne prendiamo un altro e lo mettiamo sempre nel centro. Usiamo sempre lo stesso utensile, così avremo sempre la stessa quantità di impasto. Allora dobbiamo prendere adesso il suo gemello, che più o meno come dimensione deve essere uguale, e facciamo questo giochino qua. Ok, allora va levata un pochino l'aria intorno, va levata l'aria prima che siano chiusi tutti e quattro i lati. Ok, ci siamo, e lo premete intorno. Se non dovesse aderire bene, bagnate con dell'acqua, ovviamente sotto tra i due strati, ma semmai si fa una prova, ma questo col caldo che fa qui dentro aderisce benissimo. Allora, i tortelli, quelli diciamo toscani, sono semi-rettangolari, quindi diciamo più o meno hanno questa forma qua. Ok, ok, ok. Allora adesso si preme appena, perfetto, e si fa questo gioco qui con la forchetta. Vediamo se riesco a farvelo vedere facendolo in questa maniera, così. Ovviamente con l'attrezzo questo qui, diciamo, taglia e cuci insieme, evitate questo passaggio, però viene anche molto più artigianale e vi potrete vantare con i vostri commensali di avere fatto i tortelli fatti in casa. Allora, questi sono due tortelli belli grossi, belli generosi. A me piacciono fatti così. Ecco, un'altra cosa è, piegando il lato di qua potete fare questa sorta di raviolo non chiuso. Faccio vedere anche questo tipo qui, risparmiate un passaggio. Ok, e viene in questa maniera, va bene lo stesso, solo viene un pochino più piccolino. Secondo me questi sono anche belli coreografici. Vado avanti con tutto questo bel divertimento e ci vediamo tra un po'. Allora, mentre preparavo il resto dei tortelli, me ne sono cotti un paio. Ne ho cotto uno fatto proprio a tortello classico quadrato e uno fatto a mezzaluna. Vi dirò, secondo me quello fatto a mezzaluna è un po' più semplice sia da preparare perché è più veloce, che anche da gestire in padella. Quindi se non dovete fare tanti, vi consiglio di fare questa versione qui a mezzaluna, che vengono comunque bellini. Ci ho messo sopra la crema di patate e i pomodorini che abbiamo tagliato prima. Adesso mi brucerò di sicuro, però diciamo che un assaggio mi pare più che doveroso. State, una poesia. Allora, il ripieno è veramente interessante perché non te l'aspetti questo sapore di cotechino. Il purè, insomma la crema di patate richiama il purè, questi pomodorini spezzano perfettamente tutto il grasso che c'è. Fateli. Cottura 4 minuti circa, mettete un po' d'olio nell'acqua così che non si attacchino, ne cuocete pochi per volta e via via li mettete nel piatto. Semplicemente ci mettete un po' di salsa sopra e a finire questi pomodorini non riesco a mettere di mangiare, mi fermo per pudore. Vi invito a farli, sono veramente interessanti.
Alla prossima!